Benvenuti. Allora, carissimi, siamo a terminare il volume 18 e proseguiamo con la lettura del 7 febbraio 1926. L'amore è possedere ciò che si ama. No, ho saltato un brano. 30 gennaio, sì. 30 gennaio 1926. Ok, perfetto. Morte del terzo confessore di Luisa, Don Francesco de Benedictis. Timore di Luisa di avere a che fare ancora con la propria volontà. Gesù la rassicura. Mi trovavo nel sommo della mia afflizione per la morte quasi fulminea del mio confessore. Alle mie tante pene interne, per le frequenti privazioni del mio dolce Gesù, ha voluto aggiungere un colpo così doloroso per il mio povero cuore, privandomi di colui che era il solo che conosceva la povera anima mia. Ma il fiat voluntas tua sia sempre fatto, amato e adorato. La terra era indegna di possedere un tale soggetto, perciò il Signore, per castigarci, se lo ha portato in cielo. Ond'è, nella mia intensa amarezza di essere senza confessore, non sapendo io stessa a chi rivolgermi, pregavo il mio amabile Gesù per quell'anima benedetta, dicendo: amor mio, se lo hai tolto a me, almeno portalo con te dritto al cielo. E piangendo gli dicevo, ecco, prendiamo, visto che siamo nell'atto di fusione, prendiamo subito in atto questo atto di Luisa e lo facciamo nostro, e lo facciamo riverberare non solo per quest'anima, chiaramente, ma per tutte le anime. Nella divina volontà vogliamo rimettere a traffico tutto e facciamo così rivivere subito. In partecipazione riattualizziamo subito l'atto. Lo metto nella tua volontà, Gesù, e noi mettiamo tutte le anime nella tua volontà. Essa contiene tutto, amore, luce, bellezza, tutti i beni che si sono fatti e si faranno, affinché lo purifichino, lo abbelliscano, lo arricchiscano di tutto ciò che ci vuole per stare alla tua presenza. E così nulla tu troverai in lui, in lei, che impedisca la sua entrata in cielo. Ora, mentre ciò facevo e dicevo, si è fatto innanzi a me un globo di luce e dentro quella luce l'anima del mio confessore, che prendeva la via della volta dei cieli senza dirmi neppure una parola. Io sono rimasta consolata, sì, per la sua sorte, ma amareggiata al sommo per la mia, e pregavo Gesù, che avendomi tolto il confessore e non avendo io stessa a chi rivolgermi, che per sua bontà mi liberasse dal fastidio che davo al confessore. Ma però non perché voluto da me, ma come voluto da Gesù, perché mi sento che se Gesù me lo concedesse, come voluto da me, sarebbe come se mi mancasse la terra sotto i piedi, il cielo sul capo, il palpito nel cuore, sicché per me sarebbe disgrazia anziché grazia. E tutta abbandonata nel dolore, offrivo tutto a Gesù, perché mi desse grazia di compiere in tutto la sua santissima volontà. E Gesù, compassionando il mio dolore, mi ha stretto tutta a sé e mi ha detto: figlia mia, coraggio, non temere. Io non ti lascio, sarò sempre con te e ti prometto che se nessun sacerdote si vorrà prestare alla tua assistenza, non volendo loro seguire la mia volontà, io non perché lo vuoi tu, ma perché io voglio, perché lo voglio io, ti libererò dal loro fastidio. Perciò non temere che non farò entrare la tua volontà in mezzo, farò tutto da me, sarò geloso anche del tuo respiro, che non entri in esso la tua volontà, ma solo la mia. Onde, nel venire la notte, mi sentivo tale timore che il benedetto Gesù mi sorprendesse, mi facesse cadere nello stato delle mie solite sofferenze, che tremavo e piangevo, molto più che mi sentivo come se io volessi che mi liberasse, e il benedetto Gesù
è uscito da dentro il mio interno e mettendo il suo volto vicino al mio piangeva, piangeva tanto che mi sono sentito bagnato dalle sue lacrime, anche il mio volto, e singhiozzando mi ha detto: figlia mia, abbi pazienza, ricordati che su di te pesano le sorti del mondo. Ah, tu non sai che significa stare in questo stato di pena insieme con me, anche mezz'ora o 5 minuti. È la mia vita reale che si ripete sulla terra. È questa vita divina che soffre, che prega, che ripara in te, che trasmuta in te la mia stessa volontà per fare che operi in te come operava nella mia umanità. E a te ti pare poco? E facendo silenzio, seguitava a piangere. Io mi sentivo schiantare il cuore nel veder piangere Gesù e comprendevo che piangeva per me, per darmi la grazia, che la sua volontà abbia i suoi pieni diritti su di me, che integra, mantenga la sua vita nell'anima mia e che la mia volontà mai abbia vita, sicché le sue lacrime erano per mettere in salvo la sua volontà nell'anima mia poverella. Piangeva per i sacerdoti, per dar loro la sua grazia, che comprendessero le sue opere, affinché si prestassero anche loro a compiere la sua volontà. Fiat. Allora, se abbiamo il nostro solito appuntamento con il quadernino, ci torna sempre utile, perché anche qui così almeno annotiamo quei messaggi personali che ci sentono, che ci muove Gesù nel cuore, e rimaniamo così almeno con una memoria più, rimaniamo, diciamo, andiamo incontro alla grazia. Allora muore il terzo confessore, Don Francesco de Benedictis, e Luisa chiaramente, oltre al dolore di quest'anima a lei molto cara, intanto si preoccupa appunto di fare l'atto, lo andiamo a rileggere adesso per metterlo in salvo, lo vede quindi nella sua felice sorte di prendere la via per il cielo, però fa l'atto, e questo atto quindi è per tutti. Se noi lo prendiamo, lo facciamo nostro, come tutta la vita di Luisa nella divina volontà, in lei il Signore ha messo il deposito della divina volontà, quindi nella divina volontà noi andiamo a riprendere questo atto, lo facciamo nostro, lo riverberiamo per tutti, per ciascuno, per tutte le anime. E Gesù che cosa fa, Luisa? Lo mette al sicuro, e anche noi Gesù vogliamo mettere quindi al sicuro le anime che chiami nella tua volontà. Nella tua volontà c'è tutto, amore, luce, bellezza, tutti i beni che si sono fatti e si faranno. Quindi noi prendiamo tutti i beni tuoi e li promettiamo le anime morenti e tutti nel passaggio, li mettiamo tutti nella tua volontà, affinché si purifichino e si abbelliscano, e tutte le anime restino quindi purificate, abbellite, arricchite di tutto ciò che ci vuole per stare alla tua presenza. E così Gesù non troverà nelle anime qualcosa che impedisca l'entrata in cielo. Quindi atti semplici, ma poiché è un dono di sua onnipotenza e di sua misericordia, tutto è possibile. Basta che l'anima sia veramente, veramente fusa, veramente intenzionata, desiderosa e amante del dono nel cammino della conoscenza, chiaramente. Perché non sono, lo ripeto ancora, dei rituali, non è che si conosce la formulina, no, non è così. È un insegnamento che diventa, è un apprendimento che diventa possedimento, quindi una conoscenza che diventa posseduta, diventa propria, quindi posseduta dall'anima, che la ama, che la conosce, avvia di purificazione e di conoscenza passo dopo passo, non conoscenza per sentito dire. Ecco, quindi gli sconti non servono, in questo caso lo sconto vero ce lo fa Dio. Ok,
Ora Luisa vede appunto che prende la via nella volta dei cieli, e però che cosa fa? Pensa sempre al suo stato, no? Per cui dice adesso dovrebbe venire un altro sacerdote a liberarla dal suo solito stato, perché Gesù voleva che Luisa uscisse dal suo stato, quindi di rapimento, diciamo così, di estasi o di caduta mistica, come sono state chiamate da più sacerdoti, ma Luisa, ecco appunto Gesù dice vuole l'ubbidienza con il sacerdote, non l'ubbidienza all'uomo, ma l'ubbidienza alla potestà sacerdotale. E Luisa è sottoposta a questa ubbidienza, che le dà molto peso, no? Sente fastidio. E allora lo prega. Allora ecco che Gesù dice: coraggio, non temere, io non ti lascio, sarò sempre con te, ti prometto che se nessun sacerdote, perché chiaramente questi sacerdoti dovevano rispondere al bisogno, se nessuno vorrà prestare la sua, si vorrà prestare alla tua assistenza, non volendo loro seguire la mia volontà, quindi non sono in obbedienza a Dio, allora io in questo caso, se non fossero in obbedienza a me, io allora ti libererò dal loro fastidio. Però fino a che arriva un sacerdote, non lo farò entrare, ok, farò tutto da me, sarò geloso anche del tuo respiro. Quindi questa obbedienza chiaramente è data a Luisa per darle un valore aggiunto a tutta l'opera che Gesù sta facendo in lei, perché la tiene piccola, ferma, in uno stato proprio di umiltà e di servizio, e sempre quindi sottoposta a un'obbedienza significativa. Figlia mia, abbi pazienza, attenzione. E qui Gesù rimarca appunto questo, il perché di questo stato, di questa obbedienza, di questo sacrificio, di questo stato delle cose. Allora, andiamo prima se su. Mi sentivo tale timore che il benedetto Gesù mi sorprendesse e mi facesse cadere nello stato delle mie sofferenze, che tremavo e piangevo. Ma Gesù rinnova il ricordo, la memoria di quello che è il suo ufficio. Luisa ha un primo ufficio come vittima, come anima vittima, poi come primogenita, quindi deve prendere a deposito tutti gli atti, perché appunto in lei le anime dopo di lei possano trovare il deposito di tutti gli atti della divina volontà. Quindi figlia mia, abbi pazienza, ricordati che su di te pesano le sorti del mondo. E attenzione a questa frase: stare in questo stato di pene insieme con me, anche mezz'ora o 5 minuti, significa che la mia vita reale si ripete sulla terra. Poi in registrazione si parlava appunto dell'importanza del meditare le ore della passione, no? Appunto abbiamo annunciato che ci sarà la settimana prossima la serata per conoscere, per cominciare a conoscere, poi è il Signore che opera dentro ognuno di noi, ognuno con le proprie speciosità, i propri tempi. Però cominciamo a rifacciamo l'incontro per conoscere il valore delle ore della passione. E Gesù qui proprio lo specifica, no? Stare in questo stato di pene, quindi meditare anche le ore della passione, entrare nell'atto di fusione, vivere la passione e girare quindi con l'anima in tutti i momenti della sua santissima umanità, nella sofferenza di Gesù. Che cosa vuol dire? Anche 5 minuti è la vita reale che si ripete sulla terra. Noi abbiamo una partecipazione per cui Gesù vive in noi, ma noi viviamo in Gesù. In questo scambio noi entriamo, e questa è la novità della divina volontà, noi entriamo nell'opera della sua eternità. Non solo lui compie i nostri atti, ma noi entriamo nella sua eternità. È possibile mai che noi, piccole creature, possiamo fare un atto eterno quando siamo finiti, siamo nati a un certo punto, siamo nulla e siamo finitissimi, ogni cosa che facciamo finisce nel qui ed ora, entrando nella sua santissima umanità,
Nell'atto unico noi siamo, nella fusione noi entriamo nell'atto unico e quindi nella potenza dell'eternità e siamo partecipi. Ecco che perché ci vuole di leggere passo dopo passo, riga dopo riga, con una costante, quindi non leggere una volta al mese, una volta alla settimana, ma con una piccola costante tutti i giorni per avere un nutrimento che si possa vivere proprio come nutrimento dell'anima. È questa vita divina che soffre, che prega, che ripara in te, quindi con l'atto di fusione, con la conoscenza, il desiderio dell'anima, si compie chiaramente con uno svuotamento, quindi dell'anima che si svuota della propria volontà, intelligenza e memoria e si riempie della volontà divina, intelligenza e memoria divina. Che succede? Che la vita divina vive nell'anima, regna per meglio dire, ed è la vita divina che soffre, che prega, che ripara in te, che trasmuta in te la mia stessa volontà per fare che operi la sua volontà in te come operava nella mia umanità. E quindi ecco che veramente è straordinario. Gesù piange, e questo è il suo stato di pena, per tutti, persino per i sacerdoti, e noi siamo chiamati proprio nella nostra speciosità, cioè, quindi non come Luisa era un'anima speciosa perché primogenita, ma ognuno di noi svolge nella sua parte il ruolo di anima, un po' anima vittima, partecipe quindi di far ripetere la vita di Gesù in noi e di riperpetuare, riverberare tutta la sua umanità, i suoi meriti, le sue riparazioni e soddisfazioni per riportare quindi al Padre tutto il suo operato. Ecco che noi ci dobbiamo attivare per farlo continuamente, anche 5 minuti, ha detto Gesù, non ti ricordi quale beneficio, no? E noi pensiamo che cosa vuol dire vivere costantemente, a chiamare Gesù, a fondersi in Lui, in unione, più che unione, fusione, in comunione con Lui costantemente. Vuol dire far riverberare tutta la sua vita in noi costantemente con tutto il beneficio che ne comporta. Fiat. Ditemi se posso andare avanti. Ok. Sì. Sì, certo. Ok. 7 febbraio 1926. L'amore è possedere ciò che si ama, il giro in tutta la creazione, dando il contraccambio d'amore a Dio in ogni cosa. L'intenzione di Dio è di rendere l'uomo come un altro se stesso, a sua somiglianza, dandogli il possesso effettivo di tutto, farlo diventare re insieme a lui. Per l'appunto abbiamo detto poco fa parole di fuoco, ma qui il quadro si completa e andiamo a sentire che fuoco d'amore veramente di verità. Quindi forza e coraggio anche con il quadernino, perché ha anche solo un appuntino per poi rendere più recuperabile il concetto quando andiamo a ruminare. Sui nostri appunti intendo, poi sui libri bisogna ruminare sempre. Sul libro di cielo stavo secondo il mio solito, chiedo scusa per la voce, ma mi si abbassa. Stavo secondo il mio solito, fondendomi nel santo volere divino e prendendo l'eterno ti amo del mio dolce Gesù e facendolo mio giravo per tutta la creazione. E noi che facciamo? Nell'atto di fusione noi prendiamo possesso di questo atto di Luisa, lo facciamo nostro. Immediatamente Gesù rimettiamo in opera i suoi stessi atti, gli atti della divina volontà in lei per farli nostri e ridarti la felicitazione di questo moto perpetuo, di questo atto che si diventi di nuovo un nuovo moto nell'atto unico, nel moto perpetuo, fiat. Allora, stavo secondo il mio solito, e Luisa sta secondo il suo solito, sta sempre fusa, fondendomi nel santo volere divino. Quindi vuol dire che noi continuamente, come lei, dobbiamo fonderci
e prendendo l'Eterno, perché questa appunto la novità che dicevo poco fa, che si prende l'Eterno, non è solo Gesù che vive in noi, ma noi entriamo e prendiamo l'Eterno, possiamo prendere tutti gli atti di Gesù, gli atti della mamma, gli atti di Luisa, gli atti divini, l'atto creante, eccetera, eccetera. Ti amo, prendeva il ti amo del mio dolce Gesù e facendolo mio giravo per tutta la creazione per imprimerlo sopra ogni cosa. Quindi abbiamo visto un atto di fusione, stavo fondendomi nel santo volere. Lo mettiamo a escalation, no? Allora, mettiamoli di sotto, vai. Prendeva il ti amo di Gesù e che faceva? Lo faceva mia, quindi lo va a possedere, perché è fusa, Luisa, l'anima che è fusa, possiede possiede nel senso che non in specifico in quel momento viene ad essere in comunicazione tutta la volontà e che cosa fa? Può prendere tutto, è il figlio che sta in casa del padre e può prendere tutto quello che c'è in casa, no? Per cui apre la finestra, la chiude, prende l'acqua, prende il panino, eccetera, eccetera. Quindi prendendo l'eterno ti amo, del mio dolce, l'eterno, quindi giravo per tutta la creazione. Luisa non va in un punto, per tutta la creazione. Questo è un atto infinito. E che cosa fa? Quindi gira per la creazione e non è che va a fare così un giro a vuoto. Imprime quello che ha preso, lo rimette in circolo, affinché tutto e tutti, quindi questo è una universalità, tutto e tutti, avessero una sola nota, un solo suono, una sola armonia. Ti amo, ti amo, ti amo, per me e per tutti, verso il mio creatore che tanto mi ha amato. Quindi il giro dell'anima dove va a terminare? Al creatore. Per cui Luisa lo prende, lo riverbera, lo prende dall'eterno ti amo di Dio, perché l'amore viene da Dio, lo gira per tutta la creazione e lo imprime sopra ogni cosa. E può sembrare che finisce lì, no, affinché tutti e tutti avessero una nota sola, quindi tutta la creazione era piena di questa nota di amore, il ti amo, e dove va? Verso il mio creatore, quindi riconsegnata a Dio. Questo è il giro dell'anima. Ma poiché noi siamo nulla e nulla abbiamo, possiamo fare un giro d'amore andando nell'eterno amore di Dio, quindi nell'atto di fusione. Eccolo qua, primo step, quindi mettiamo 1, poi andiamo a mettere, prendiamo, quindi c'è un atto di partecipazione vera, per cui andiamo a prendere, ok? Quindi ritorniamo in su, perdonate questa composizione, ma che facciamo adesso? Quindi, ok, giravo, quindi non si sofferma a prendere e a portare, ma gira proprio per imprimere dappertutto, quindi gira per tutta la creazione e imprime. Questo va bene come secondo, come terzo, qui è venuto fuori du, ok, ok, quindi 3, ok. Giravo per tutta la creazione per imprimerlo sopra ogni cosa, affinché tutti avessero, quindi a questo punto c'era già l'impresso sopra il ti amo, quindi questo giro, la creazione era piena, e va alla consegna al Padre, quindi alla Santissima Trinità, verso il mio creatore che tanto mi ha amato. Ora, mentre ciò facevo, quindi questo è i brevi passaggi del giro dell'anima, ok? Mentre ciò facevo, il mio amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi al suo cuore, tutto tenerezza mi ha detto: figlia mia, com'è bello vedere il ti amo di chi vive nella mia volontà. Sento l'eco del mio, sento l'eco quando diciamo tutte le volte nell'atto di fusione, no? Anche finale, l'eco del mio insieme al suo su tutte le cose create. Perciò sento il ricambio dell'amore della creatura per tutto ciò che ho fatto. E poi amare significa possedere, ecco qua, possedere ciò che si ama o voler possedere la cosa amata. Ecco, era questo, prima ho sottolineato una correzione, poi mi sono fermata perché era bello, ecco, è letto, è scritto qui,
Quindi, possedere, dici, ma noi siamo già tutto dentro, ma il desiderio forma la grazia. Quindi amare significa possedere ciò che si ama o voler possedere la cosa amata. Quindi non aspettiamo la fine dei 36 volumi per entrare in quell'atto di fusione con tutto il cuore, per entrare in quel comprendere o per meglio dire partecipare nel giro dell'anima, perché è facendo che si impara, è facendo che si forma. Sicché tu ami la creazione tutta perché è mia ed io te la faccio amare perché voglio farla tua. Il tuo ripetuto ti amo per me sopra ogni cosa creata è la via e il diritto del possesso. Abbiamo capito bene? Quindi fare da diritti. Quindi mentre l'anima vuole e si dà da fare in partecipazione, diventa posseditrice. È questo che determina il possesso e non prima conosco e poi alla fine farò qualcosina. No, si impara facendo e non si può neanche aspettare e dire leggo primi 10 volumi, poi provo, perché altrimenti la memoria ci frega poi, no? Invece si apprende, si memorizza anche proprio facendo, ripetendo, mettendo a traffico, per meglio dire, come dice Gesù, ci vuole esercizio. Ok? La creazione tutta e tutte le cose nel sentirsi amate riconoscono la loro padrona, perciò fanno festa al sentirsi ripetere su di loro il tuo ti amo, l'amore. Fa riconoscere ciò che è suo e si donano solo a coloro dai quali sono amate. E la mia volontà regnante nell'anima è la conferma che ciò che è mio è suo. Ora, quando una cosa è insieme tra due persone ci vuole sommo accordo, l'una non può fare senza dell'altra ed ecco la necessità della loro inseparabile unione, delle comunicazioni continue sul da farsi ciò che posseggono. La mia volontà regnante nell'anima, oh come la eleva sopra tutto e amando con l'amore di un Dio, sa amare tutte le cose col suo stesso amore e viene costituita possessora e regina di tutto il creato. Figlia mia, in questo stato felice creai l'uomo. La mia volontà doveva supplire a tutto ciò che mancava in lui ed elevarlo alla somiglianza del suo creatore. Ed è proprio questa la mia mira su di te, farti ritornare all'origine come creammo l'uomo. Perciò non voglio divisione tra me e te, né che ciò che è mio non sia tuo, ma per darti i diritti voglio che riconosca ciò che è mio, affinché amando tutto e scorrendo su tutte le cose, il tuo ti amo, tutta la creazione ti riconosca, tutte le cose sentiranno in te l'eco del principio della creazione dell'uomo e felicitandosi ambiranno di farsi possedere da te. Io farò per te come un re che è disprezzato dai suoi popoli, offeso, dimenticato. Questi popoli non sono più sotto il regime delle leggi del re e se qualche legge osservano è per la forza che si impone su di loro, non per l'amore. Sicché il povero re è costretto a vivere nella sua reggia, isolato, senza l'amore, la sudditanza e il soggiornamento dei popoli alla sua volontà, ma fra tanti lui avverte che uno solo si mantiene integro nel farsi soggiogare in tutto e per tutto dalla volontà del re, anzi ripara, piange per le volontà ribelli di tutto il popolo e vorrebbe rifare il re facendosi atto per ciascuna creatura, affinché trovasse in lui tutto ciò che dovrebbe trovare in tutto il resto del popolo. Il re sente di amare costui, lo tiene sempre d'occhio per vedere se è costante e non per un giorno,
ma per un periodo di vita, perché la sola costanza è quella su cui il re può fare affidamento ed essere sicuro di ciò che vuol fare della creatura. Il sacrificarsi, il far bene un giorno è cosa facile per la creatura, ma il sacrificarsi per fare bene tutta la vita, oh, com'è difficile! E se ciò avviene, è una virtù divina operante nella creatura, quindi non è la creatura capace. La creatura deve essere capace della conoscenza, della costante nel conoscere, nell'esercitarsi, nel credere. E se ciò avviene è una virtù divina operante nella creatura, onde il re, quando si sente sicuro di costui, lo chiama a sé nella sua reggia, dona a lui tutto ciò che dovrebbe dare a tutto il popolo e mettendo da parte gli altri fa uscire da colui la nuova generazione, attenzione, e mettendo da parte gli altri fa uscire da costui la nuova generazione del suo popolo eletto, il quale non avrà altra ambizione che vivere della sola volontà del re, tutti soggiogati a lui, come tanti parti delle sue viscere. Ok. Non ti sembra, figlia mia, che proprio questo sto facendo per te, quel continuo chiamarti nella mia volontà, affinché non la tua viva in te, ma la mia. Quel volere da te che su tutte le cose create, dal primo fino all'ultimo uomo che verrà, trovi la nota del tuo ti amo, della tua adorazione al tuo creatore, della tua riparazione per ciascuna offesa. Non ti dice a chiare note che voglio tutto per darti tutto e che levandosi su tutto voglio che ritorni in te la mia volontà integra, bella, trionfante come uscì da noi, nel principio della creazione. La mia volontà fu l'atto primo della creatura. La creatura ebbe il suo atto primo nella mia volontà e perciò la mia volontà vuole fare il suo corso di vita in essa. Sebbene fu soffocata al principio del suo nascere nella creatura, non restò però estinta e perciò aspetta il suo campo di vita in essa. Non vuoi tu essere il suo primo campicello? Perciò sii attenta. Quando vuoi qualche cosa, non farla mai da te, ma pregami che la faccia la mia volontà in te, perché la stessa cosa, se la fai tu, suona male, sa di umano, invece se la fa la mia volontà suona bene, armonizza col cielo, è sostenuta da una grazia e potenza divina. È il creatore che opera nella creatura e il suo profumo divino, elevandosi dappertutto, abbraccia tutti con un solo amplesso, in modo che tutti sentono il bene dell'operato del creatore nella creatura. Fiat. Allora, carissimi, questo brano segnaliamo anche la data, 7 febbraio, ed è veramente un brano particolare. Allora, vediamo intanto il passaggio. L'amore, quindi chi ama possiede. Allora, che cosa ci dice questa frase? Che noi non dobbiamo essere perfetti. La perfezione ce l'ha da Lui. Noi dobbiamo amare, o per meglio dire, tendere all'amore. Tendere all'amore, cioè desiderare, ci dispone a voler amare, ci dispone a essere in comunione, a cercarlo, a chiamarlo, ci dispone in questa circostanza di accogliere la grazia. Allora, quando si vuole amare, Dio ci dona la grazia dell'amore. Continuiamo nella ricerca di Dio e Dio ci si fa trovare. Continuiamo a voler comprendere e Dio ci darà luce.
Ed è l'esercizio di questo, ci dice di fonderci e continuamente ci fondiamo e lui continuamente vivrà in noi, continuamente vuole essere chiamato e lui continuamente verrà, però dobbiamo compiere questo continuo e lui ci perfezionerà. Poi abbiamo il giro dell'anima, praticamente quindi abbiamo fatto una piccola, diciamo così, divisione, analisi di quello che era la prima frase, ma proprio c'è tutto lo step, no? Stavo secondo il mio solito fondendomi nel santo volere di Dio. Quindi noi solitamente per vivere questa grazia possiamo e dobbiamo, perché questa è la richiesta, niente, non si vuole fermare, fonderci. Nel momento in cui siamo fusi, la nostra vita è con Gesù e quindi possiamo prendere la sua ricchezza, tutto l'amore, l'eterno amore. Non un ti amo, non ho preso il ti amo, e lui non dice ho preso un ti amo di Gesù, una riparazione, no, no, ho preso l'eterno ti amo e facendolo mio, quindi Gesù ciò che è mio è tuo, quindi io ho diritto, dice Gesù, a chi tutto dà, tutto si dona, io ho diritto, prendo tutto. Gira per tutta la creazione e lo imprime in tutte le cose create, per cui Gesù prendiamo il tuo eterno amore e lo imprimiamo in ogni moto di anima, di cuore, di mente, di corpo, di creatura, creaturina. Lo imprimiamo nel sole, lo imprimiamo nell'aria, eccetera, eccetera. Questa distribuzione fissa questo atto di amore divino, perché era di Gesù, che l'anima ha preso facendolo suo, perché lo vuole amare e si fonde, si dona, lo imprime su tutto e Dio riceve il suo stesso amore, il suo eco di amore da parte di tutti. Questo è il deposito fatto sulla creazione che finisce per creare amore al creatore, ridonare amore, il ricambio che tanto attende da noi. Figlia mia, com'è bello il ti amo di chi vive nella volontà. Sento l'eco. Lui ha messo un eco d'amore in tutta la creazione, ha detto che la creazione è piena di amore. Adesso ha bisogno del nostro ricambio e questo ricambio noi glielo possiamo ridonare solo in questo modo. Amare significa possedere ciò che si ama. Quindi, o voler possedere la cosa amata. Se noi ci mettiamo il desiderio e il sacrificio, l'esercizio di conoscere, anche con la prova, anche con tutti gli ostacoli che si presenteranno, non ha importanza perché anzi la prova ci serve a farci ricchi perché dice Gesù, superata la prova io dono. E infatti, sicché, vi ricorderete, l'abbiamo più e più volte letto, ricordate il 14°, ma anche il 16°, ma anche qui abbiamo trovato che Gesù dice solo quando sono sicuro io abbondo nella grazia. Quindi amare significa possedere ciò che siamo, voler possedere. Quindi abbiamo capito che noi facciamo e lui ci dona, ci ha chiamati, ci ha amati per primo, ma poi come l'anima corrisponde, come tutto viene arricchito e continuamente arricchito. Il tuo ripetuto ti amo per me sopra ogni cosa è la via e il diritto del possesso. Come quindi si compie questo, come l'anima è arricchita, quindi diventa posseditrice. La creazione di tutte le cose nel sentirsi amare la riconosco. Ora succede che anche la creazione, che è rimasta praticamente in ordine a Dio, vedendo quest'anima che opera, che vive nella volontà divina e che opera, la riconosce, quindi non è più ostile ed ecco la necessità della loro inseparabile unione delle comunicazioni continue di fare che si possegga. Quindi quando praticamente c'è l'atto di fusione, c'è un'unione, più che unione, abbiamo detto proprio fusione, quindi uno nell'altro, l'unione è uno vicino all'altro, invece fusione è proprio una sol cosa, ecco allora che la cosa dell'uno è posseduta dall'altro. Ok, quindi a questo punto l'anima viene costituita possessora e regina di tutto il creato. È per questo che quindi la creazione la riconosce, che succedeva a Maria Santissima quando camminava, che gli uccellini si fermavano perché scendevano perché volevano essere benedetti, i pesciolini venivano a galla, lo dice no? Nel 25° giorno del libro La Vergine Maria, il regno della divina volontà, lo dice anche in un altro punto, e lei era costretta a dire continuamente state al vostro posto, proprio perché
non poteva farsi riconoscere, ma la vita divina, immaginiamo Gesù, no? Dava continuamente l'ordine al creato, addirittura i fiorellini si giravano per salutare la Madonna, perché volevano la benedizione sua. Quindi, figlia mia, in questo stato felice creai l'uomo. Questo è proprio lo stato primiero, quando fu creato Adamo. E lo scopo di questo dono è proprio il far ritornare all'origine come creammo l'uomo. Infatti il titolo del libro di cielo che cos'è? Il richiamo della creatura nell'ordine al suo posto e nello scopo per cui fu creata. Quindi il regno della mia volontà in mezzo alla creatura è la realizzazione del Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma il secondo, diciamo così, sottotitolo, perché il titolo è molto lungo, è il richiamo della creatura nell'ordine. Quindi quando regna la divina volontà, la creatura torna in quell'ordine primario, al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Questo era lo scopo e lì si deve ritornare. Non è che il progetto di Dio è stato vinto dal male. No, Dio ha vinto, Gesù ha vinto e quindi che cosa succede? Che adesso dobbiamo andare a prendere questa vittoria, farla nostra perché noi siamo figli e non possiamo, è stato tutto preparato, quindi perché siamo eredi, però come eredi dobbiamo prenderla l'eredità, no? Quando adesso per prendere un'eredità bisogna anche pagare il notaio, invece Gesù dice qui l'unico pago che voglio è che mi dai la tua volontà e tutto è pronto, quello è il nostro atto notarile, no? Per cui prendiamo tutto. Ritornare così all'origine come creammo l'uomo. Perciò non voglio divisione tra me e te, e ciò che è mio non sia tuo. Quindi vuole darci tutto, ma per darti i diritti voglio che riconosca ciò che è mio. Quindi noi per prendere tutto quanto dobbiamo riconoscere e per riconoscere dobbiamo andare a prendere tutto l'amore che c'è. E prendendo l'amore, come faccio a prendere l'amore di Dio? Mi fondo, gli do la mia volontà, mi consegno a Lui e ricomincio la mia vita in Lui. Riprendo la sua vita dominante, la metto nella mia, quindi mi dono a te Gesù, riprendo la tua vita, la tua volontà, l'intelligenza, la memoria e tutta la sua vita si ricompie in me. Però con la sua volontà, con la sua vita imperante in me, io vado a riprendere i suoi atti di amore, perché non gli abbiamo dato il ricambio di amore, ci ha creati amandoci e vuole diritti di giustizia il nostro amore. Allora solo così possiamo prendere, ecco a che servono i giri, a ristabilire il ricambio di amore, l'ordine di giustizia. Non abbiamo amato e non possiamo essere, tra virgolette, meritori, cioè non abbiamo amato, non abbiamo dato il ricambio. L'amore vuole il ricambio, ci dice Gesù, e quindi la creatura non può presentarsi imperfetta, quindi mancante di amore. Per ricevere il dono del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, deve riempirsi dell'amore e per riempirsi d'amore deve portare amore a Dio e la grazia della trasformazione, della benedizione di Dio, della santificazione, divinizzazione scenderà nell'anima. Quindi noi andiamo a prendere i nostri fiori di campo, tutta la vita divina di Gesù, la riconosciamo, la facciamo girare su tutta la creazione, su ogni creatura, su ogni creaturina, su ogni particella creata, la riconsegniamo a Dio e lì possiamo dire venga il tuo regno, cioè l'unica richiesta che dobbiamo fare, venga il tuo regno. Possiamo presentarci noi ad veramente a ricevere un dono senza portare il contraccambio? No, non è possibile, neanche nelle fattezze umane, no? Nelle logiche umane c'è questo. Se ci invitano a una festa portiamo un dono. Se ci invitano a un pranzo, minimo portiamo il dolce, il vino, ok? Quindi dobbiamo portare un ricambio. La forza che si impone, allora, io farò per te come un re, che è disprezzato. Oh, attenzione adesso a questo. Quindi abbiamo detto, la creazione riconosce l'anima e che cosa fa? Non le è più nemica, ok? Infatti la adorna, la protegge. Abbiamo visto questo riferendosi alla mamma, riferendosi, ora non mi dilungo, ma in tanti altri punti che abbiamo focalizzato. Ma adesso quest'altro messaggio d'amore che ci dà Gesù. La forza, allora,
io farò per te come un re, che è disprezzato dai suoi popoli, offeso e dimenticato. Questi popoli non sono più sotto il regime delle leggi del re, è proprio lo scenario, no, della nostra vita, dove ognuno vive in base alla legge del proprio ego, no? Per cui faccio quello che voglio, sono libero, sono libera, voglio fare quello che mi pare, come se avessimo una patria potestà su noi stessi, no? Come se ci fossimo creati. Questo dobbiamo comprendere. Noi siamo stati creati, noi abbiamo un dovere che è quello, il primo comandamento, no? Che è quello di amare Dio, di conoscerlo e riconoscerlo. La nostra vita ci è stata donata, ma lui ha diritto di essere riconosciuto e contraccambiato. E questa è una cosa che noi, nella nostra veramente ignoranza, ignoriamo proprio, che dobbiamo ridare qualcosa. E ci facciamo largo nella presunzione, nella superbia di dire la vita è mia, ci faccio quello che voglio. È assurdo. E per la forza che si impone su di loro, non per l'amore, sicché il povero re è costretto a vivere nella sua reggia isolato. Quindi Dio, che è padre, che è re, vive in noi, vive nella sua reggia, ma non è conosciuto, non è riconosciuto, non è amato, anzi è disprezzato, bestemmiato, dimenticato, eccetera. E allora che cosa? Vediamo la legge della logica di Dio. Ma fra tanti lui avverte che uno, attenzione, che uno solo si mantiene integro nel farsi soggiogare in tutto e per tutto dalla volontà del re. Cioè lui vede Luisa in questo caso, ma vede anche tutti i suoi piccoli figli della divina volontà che si stanno formando, e che cosa fa? Quel figlio ripara, quindi Luisa ripara, ama per tutti, i figli della divina volontà riparano, amano per tutti, piangono per le volontà ribelli, quindi sono con il padre questi figli. E che cosa fa Dio? Il re sente di amare costui, lo tiene sempre d'occhio, quindi lo tiene se è costante. Attenzione, se è costante, vediamo che c'è sempre quell'ordine di prova da superare, se è costante, non per un giorno, ma per un periodo di vita, quindi non dobbiamo aspettarci che abbiamo comprato il libro di cielo e subito ci aspettiamo il tutto, perché la sola costanza è la sola costanza, è quella su cui il re può fare affidamento di essere sicuro di ciò che vuole fare della creatura. E quindi i sacrifici, il fare il bene un giorno, abbiamo detto, è facile, dice Gesù, ma tutta la vita è difficile. Quindi lui vuol vedere il sacrificio della creatura di voler vivere nella divina volontà, di esercitarsi a conoscere, di esercitarsi ad amare, di desiderare di amare, di esercitarsi nel compiere la fusione, il giro dell'anima. Allora quando il re si sente sicuro di costui, lo chiama a sé e nella sua reggia dona a lui tutto ciò che dovrebbe dare a tutto il popolo. Quindi non si spreca niente, tutto il bene che vuole dare, se non lo prendono in 100, lo prendono in 2, lo prendono in 1, lo prendono in 10, a secondo delle anime che sono disposte. Ma il bene viene dato. E infatti dice, mettendo da parte gli altri, fa uscire da costui la nuova generazione del suo popolo eletto. Sta parlando di Luisa. Per cui dice, malgrado che per 6.000 anni le anime non mi hanno amato e hanno fatto di tutto per farmi disonore, per farmi soffrire, tuttavia io metto da parte, attenzione, mettendo da parte gli altri, fa uscire quindi da costui la nuova generazione del suo popolo. Da Luisa nascerà il nuovo popolo, la generazione dei figli della divina volontà. Ecco perché appunto è importante guardare per bene a tutto il libro di cielo, alla storia di Luisa, eccetera. Lei è la primogenita e da lei in poi, seguendo però le conoscenze, la volontà, sempre nello stato di grazia, sempre nella vita di Madre Chiesa, sempre, non avrà altra ambizione che vivere della sua volontà del re, tutti soggiogati a lui. Quindi quest'anima che si dona prende la vita divina e Dio, il re, darà a quest'anima i beni che gli altri rifiuteranno, e per amore di quei pochi darà anche il fiat voluntas tua, affinché, allora vediamo ancora, quindi Gesù ci chiama a mettere l'amore, l'adorazione in tutta la creazione.
La mia volontà fu l'atto primo della creatura, la creatura ebbe il suo atto primo nella mia volontà. E quindi Adamo è nato in quell'atto primo, noi dobbiamo tornare in quell'atto perché appunto Dio è onnipotente e la sua volontà si deve compiere. Anche se oggi noi vediamo che va tutto, apparentemente va tutto, diciamo così, verso il male, ma la battaglia è già stata vinta, come sappiamo bene, e quindi questa vittoria noi la attendiamo e Gesù dice verrà, verrà e pur verrà. Perciò sii attenta, sempre la raccomandazione, quando vuoi qualche cosa, non farla mai da te, ma pregami che la faccia la mia volontà in te. Quindi vieni divina volontà a prendere questo cibo, vieni divina volontà a compiere questo lavoro, vieni divina volontà a parlare in me, sempre, perché c'è differenza tra l'atto umano, che è un atto povero, che finisce nel qui ed ora ed è solo per quell'anima, e un atto divino, sostenuto da una grazia e potenza divina. Perché? Perché è il creatore che opera nella creatura e che si eleva su tutti e su ciascuno, abbraccia tutti con un solo amplesso. Mentre compiamo un'Ave Maria, un rosario nella Divina Volontà, questa Ave Maria, questo rosario, ha la potenza, il valore dello stesso atto di preghiera di Gesù che si riverbera su tutti, copre il tempo e lo spazio e è consegnato a Dio nella magnificenza della sua onnipotenza di amore, di gloria, di ringraziamento, felicitandolo con la sua stessa volontà e con la sua stessa onnipotenza d'amore. Fiat. Allora, chiudiamo la registrazione e tutto riconsegniamo alla mamma e per mezzo della mamma tutto rimettiamo nelle mani, nella divina volontà, nel cuore della divina volontà, perché vogliamo tutto riconsegnare alla Santissima Trinità per darti, Padre, tutto il ti amo, ti adoro, ti rendo gloria, ti ringrazio, ti benedico. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.